Mentre a Fiat stanno ancora facendo fremere i propri consumatori per creare un'auto elettrica veramente per tutti, in Cina stanno facendo del loro. Geely proprio alla fine dell'anno scorso ha presentato infatti la Panda Mini EV. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una delle auto che potrebbe far più arrabbiare gli italiani, dato che hanno rubato letteralmente il nome di un'auto tipica italiana, ovvero la Panda, appunto. C'è da dire però che Stellantis non si sta impegnando particolarmente per far uscire più auto elettriche possibili, anzi si sta veramente soffermando nel creare praticamente lo stesso veicolo solamente con badge diversi, come potrebbe essere la Citroën Ami e la Topolino. C'è da dire che la fantasia non è proprio il loro forte. Detto questo, io vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi e partiamo subito. Questa Panda Mini EV in Cina viene venduta direttamente sotto al gruppo Geely e non sotto a Geometry come doveva essere originariamente. Geometry è un altro di quei brand di Geely che si concentra per lo più sulle auto elettriche adesso. E come ho detto anche prima, quest'auto viene venduta già dal 2022 e penso che sia già strano che gli italiani non si siano fatti sentire perché i cinesi gli hanno rubato il nome di un'auto. Le forme di quest'auto sono veramente molto simili a quelli della Wuling Mini EV, infatti è molto cubico come veicolo, ma vanno particolarmente di moda, mettiamola così, in Cina, dato che le città sono veramente vaste e non c'è necessità di avere dei veicoli che abbiano un'autonomia esageratamente grossa, però le vedrei molto bene in contesti cittadini anche europei o italiani come Roma o Milano. Parlando di design, come ho già detto, quest'auto è molto simile alla Wuling Mini EV, pertanto cubica, ma personalmente la trovo molto più interessante a livello di design rispetto a quest'ultima, perché è più cute, è più carina da vedere, è più gradevole alla vista. Per quanto riguarda gli interni, supera la Wuling Mini EV sia nel design, personalmente lo trovo più gradevole, ma anche per quanto riguarda la tecnologia, dato che si ritrova ad avere ben due schermi integrati, uno davanti al guidatore più lungo sul cruscotto che va a indicare le solite cose, la velocità e lo stato di ricarica e tutte le cose utili durante la guida, ma anche uno per l'infotainment da 8 pollici, che non è sicuramente da sottovalutare in un'auto che costa così poco, è chiaro. Inoltre troviamo anche un tetto panoramico che si allunga su tutto il veicolo. Ovvio, magari non è la cosa più sicura, però è una feature in più che fa sicuramente piacere. È vero però che la Wuling Mini EV arriva anche in versione cabrio, quindi possiamo dire che è una lotta abbastanza chiusa. In quest'auto si possono scegliere vari colori sia all'esterno che all'interno. I cinesi ci tengono particolarmente alla personalizzazione dei veicoli e specialmente per quanto si tratta di questi veicoli che costano così poco, dato che spesso sono i giovani a comprarle, spingono molto sulla personalizzazione dei piccolissimi dettagli anche. Una cosa che però manca è l'airbag per il passeggero. Questo veicolo porta fino a 4 persone, pertanto l'unico airbag che c'è è quello del guidatore. Possiamo essere sicuri pertanto che nelle condizioni in cui è adesso non potrebbe entrare in Europa. Ma detto questo, vediamo un attimo le specifiche tecniche e partiamo subito dalle dimensioni di questo veicolo. L'auto misura in lunghezza 3 metri, in larghezza 1,52 m, in altezza 1,60 m con un passo di 2 metri ed un peso di 797 kg. Non sono riuscito a trovare le dimensioni del bagagliaio in litri, ma contando le dimensioni non penso che sia uno dei fattori dominanti in quest'auto, contando anche che ha ben 4 posti a sedere, ma penso che una volta reclinati i sedili posteriori si possa avere una quantità decente di bagagliaio. Quando sono rialzati i sedili tendenzialmente ci sta probabilmente una busta della spesa, non molto altro. Dunque quest'auto, come abbiamo visto con la Wuling Bingo,
arriverà a una velocità massima autolimitata di 100 km orari. Pertanto, vedendo che sono sempre di più le auto che si fermano a 100 km orari in Cina, penso sia una regolamentazione che è stata data dal governo centrale, specialmente per il fatto che, ricordiamo, queste auto non sono per niente sicure, quindi ho idea che sia più per sicurezza che per altro. Ma vedendo un attimo il powertrain di questo veicolo, arriverà in due versioni principali, entrambe con un singolo motore elettrico, ovviamente, montato nel posteriore. Nella sua versione base, quest'auto arriverà con un motore da 20 kW, 85 Nm di coppia ed una batteria LFP o litio ferro fosfato da 9,61 kWh, che le permetterà un'autonomia in CLTC, pertanto proprio il peggio del peggio, di 120 km. Quando vi dicevo che era un'auto cittadina, non stavo sicuramente scherzando. Nella sua versione con le specifiche tecniche top, invece, arriva con un motore da 30 kW ed una coppia massima di 110 Nm, mentre la batteria si spinge fino a 17,03 kWh, ed in questo caso l'autonomia, che è sempre sotto lo stesso ciclo CLTC, purtroppo arriva fino a 200 km, che comunque non è tanto. Per quanto riguarda invece la ricarica di questa batteria, dato che la batteria non è particolarmente grossa come abbiamo visto, la ricarica massima è a 22 kW con una Type 2 e permetterà la ricarica dell'auto dal 30% all'80% dichiarato in 30 minuti, mentre la ricarica a 7 kW dallo 0% al 100% richiederà fino a 68 minuti, che comunque in realtà non è neanche tantissimo. È dunque giunta l'ora di parlare di prezzi, la cosa più importante probabilmente, dato che anche in Italia la Panda viene vista come uno dei veicoli più economici che ci sono sul mercato. Questa Geely Panda Mini EV arriverà nella sua versione base in Cina al prezzo di 39.900 yuan, che convertiti in euro sono bene o male 5.500 euro, mentre nella sua versione top di gamma quest'auto arriverà in Cina a 53.900 yuan, ovvero 7.400 euro equivalenti. Ora, 5.500 o 7.500 euro possono sembrare abbastanza per un'auto cinese, però vi ricordo che alla fine dei conti sono più o meno i prezzi che si vanno a pagare per una Citroën Ami, ed una Panda in Italia versione proprio base 900 viene a costare fino a 15.000 euro nuova. Ho notato che questo distacco dalla realtà dei prezzi delle cose sta avvenendo sempre di più, perché è proprio questo che fa l'inflazione, fa alzare i prezzi delle cose creando una nuova base per questi. Pertanto le auto che costano nuove meno di 10.000 euro non esistono più, o almeno non esistono più in Italia, come abbiamo visto. Per quanto riguarda il fatto se quest'auto arriverà mai in Italia o in Europa, almeno non si sa ancora assolutamente nulla, ma contando che Geely possiede comunque vari brand, tra cui Volvo, Polestar, Lotus e altri che ho nominato qualche video fa, è possibile che una sorta di veicolo del genere per uso cittadino in Europa possa venir costruito, magari tramite questi brand che sono più famosi in Europa. Chiaro che non penso che decidano di fare una city car di Lotus, però vabbè, ci siamo capiti. Detto questo, voglio sapere cosa ne pensate voi di questa Geely Panda Mini EV, e non scordatevi anche di lasciarmi mi piace, iscrivervi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.